Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video torniamo a parlare di piani di accumulo. Molti di voi hanno infatti visto i video relativi alla strategia che abbiamo sviluppato sull'ETF dell'iShares che replica l'indice MSCI World ed hanno cominciato ad investire iniziando il proprio piano di accumulo utilizzando il file Excel che abbiamo sviluppato e messo a disposizione. Molti utenti che magari preferiscono investire con altri ETF ci hanno chiesto se la nostra strategia è ancora utilizzabile e con quali profitti. In questo e nei prossimi video vedremo quindi quali sono i risultati di questa strategia utilizzando gli ETF più comuni per i piani di accumulo. In particolare in questo video incominciamo vedendo quali sono le impostazioni corrette della strategia utilizzando gli ETF degli altri emittenti che replicano sempre l'indice MSCI World. Ma ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Bene, partiamo facendo un breve ripasso della strategia in modo tale che chi non avesse visto i video precedenti comunque ne conosca le logiche principali. Per chi invece dovesse già conoscerla, consiglio di saltare questa parte e andare direttamente al prossimo capitolo del video. La strategia è stata ottenuta unendo due diverse strategie che lavorano con delle logiche per certi versi simili ma utilizzando dei riferimenti diversi. La prima strategia, che abbiamo chiamato PAC ottimizzato, si basa sulla variazione del prezzo mensile dell'ETF. Se quindi il prezzo di chiusura nell'ultimo mese è diminuito rispetto al prezzo di chiusura del mese precedente e quindi ha subito una svalutazione, allora dobbiamo incrementare le quote acquistate secondo la logica che vedete in questo momento. Ci sarà quindi sempre l'acquisto di almeno una quota, anche nel caso in cui il prezzo stesse crescendo, ed acquisteremo sempre più quote man mano che il prezzo dell'ETF diminuisce, in modo tale da sfruttare il prezzo scontato dello strumento ed ottenere rendimenti superiori in futuro. Se avete le idee un po' confuse non preoccupatevi, cliccando sul link qui in alto a destra potete vedere il video iniziale in cui spiego la strategia dalle basi. La seconda strategia invece riprende le logiche di quello che viene comunemente chiamato Smart Pack ed è leggermente più complesso in quanto utilizza il prezzo medio di carico. Ho già spiegato nei video precedenti di cosa si tratta, potete andare a vederlo semplicemente cliccando sul link che trovate qui in alto a destra. Vi basti sapere che è semplicemente il prezzo di acquisto medio del vostro portafoglio pesato con la quantità di quote acquistate. Bene, questa seconda strategia, che chiameremo Smart Pack ottimizzato, si basa sulla differenza tra il prezzo dell'ETF che dobbiamo acquistare e il prezzo medio di carico del nostro portafoglio. Quindi tanto più il prezzo dello strumento è vicino al nostro prezzo medio del portafoglio, tante più quote acquisteremo. Unendo queste due strategie e rivedendo leggermente i parametri in gioco, abbiamo sviluppato una terza strategia che abbiamo chiamato AS Pack. I dettagli e i risultati di tutte queste strategie potete vederli nei video precedenti. Vi riporto comunque una breve sintesi ed un confronto rispetto ai risultati ottenuti con una strategia di PAC molto semplice che acquista 2 quote ogni mese. Partendo quindi dai risultati di quest'ultima, in questo grafico vediamo il conto totale in blu che ha raggiunto dopo 25 anni 36.000 euro ed è composto da un investimento totale di 16.000 euro e da poco meno di 20.000 euro di profitti, a cui corrisponde quindi un rendimento del 125%. In questo grafico invece vediamo i risultati della strategia AS Pack. Notiamo che il guadagno è di poco inferiore rispetto al precedente. Qui abbiamo infatti 17.000 euro, mentre, come potete vedere nel riquadro più piccolo, nella strategia semplice erano 20.000. La quantità di denaro investita però è meno della metà e questo ha permesso di aumentare il rendimento dal 125 al 234%. Ovviamente se avete la possibilità di investire una quantità di denaro superiore, non dovete fare altro che acquistare più quote, stando attenti a non variare le logiche della strategia. A tal proposito, nel video precedente avevo proposto altre due versioni della strategia, chiamate AS Pack 2 e AS Pack 3, di cui riporto il numero di quote corrispondenti e una sintesi dei risultati. Come vedete, in AS Pack 2 sono state semplicemente moltiplicate le quote per un fattore 2, per cui anche i profitti e il capitale investito semplicemente si raddoppieranno. In AS Pack 3 invece sono state leggermente riviste le quote.
Questo ha permesso di investire un capitale maggiore senza trovarsi nella situazione di dover acquistare un numero di quote spropositato in alcuni mesi, sacrificando leggermente il rendimento complessivo. In questa immagine vi riporto una sintesi dei risultati con le 3 configurazioni in un periodo di 25 anni. Come potete vedere, la configurazione AS-PAC 3 rappresenta un buon compromesso tra capitale investito e rendimento. Bene, come abbiamo detto in introduzione, vogliamo vedere come si comporta e quali sono i parametri ottimali nel caso volessimo applicare la strategia ad altri ETF. In questo video approfondiremo gli aspetti del PAC utilizzando gli ETF che replicano sempre l'indice MSCI World ma di emittenti diversi dall'iShares, su quale abbiamo sviluppato la strategia. Dal prossimo video invece selezioneremo degli ETF che replicano degli indici differenti, per cui se avete dei suggerimenti o delle richieste iniziate fin da ora a scriverceli nei commenti. Innanzitutto vediamo cos'è l'indice MSCI World. Si tratta di un indice di mercato azionario sviluppato dalla MSCI, ex Morgan Stanley Capital International, ed è attivo dagli anni 60. È costituito da migliaia di titoli di livello globale e il suo scopo è quello di riassumere l'andamento di tutte le principali borse mondiali e permettere di misurare l'andamento dell'economia a livello internazionale. L'indice include una raccolta di titoli azionari di tutti i mercati dei paesi sviluppati del mondo, per un totale di 23 paesi, esclusi i titoli provenienti da economie di frontiera o emergenti, i quali vengono invece inseriti nell'indice MSCI All Country World. Grazie alla sua diversificazione a livello territoriale e settoriale e alla sua rappresentatività dell'economia a livello globale, è riconosciuto da molti come un ottimo strumento per un piano di accumulo. Abbiamo detto che esistono più emittenti che propongono un ETF che replica l'indice MSCI World e a meno di qualche differenza nelle caratteristiche dell'ETF stesso hanno praticamente le stesse performance. In tutto ci sono 13 ETF che vi riporto in questa tabella, in cui oltre ai nomi trovate i ticker, il prezzo al momento del video, il costo anno, la performance ad un anno, che come potete vedere è molto simile tra i vari ETF, la dimensione del fondo, la tipologia di replica, la data di lancio e la politica di distribuzione. Qui non è specificato, ma sono tutti valutati in US dollar e sono senza copertura valutaria. È interessante notare che nonostante seguano tutti lo stesso indice, le performance, seppur simili tra loro, siano leggermente diverse. Questo perché, nonostante gli ETF siano tra loro praticamente uguali, gli emittenti potrebbero seguire una politica di replica leggermente differente, acquistando una diversa percentuale azionaria di ogni singola società. Non vedremo i risultati del piano di accumulo per tutti quanti gli ETF, in quanto essendo le performance molto simili, anche i profitti della strategia cambieranno molto poco. Vedremo però le impostazioni da utilizzare per quelli che secondo noi sono i più interessanti, oltre ovviamente a quello dell'iShares, che vedete evidenziato in verde. Procediamo quindi con una scrematura. Scartiamo innanzitutto gli ETF a replica sintetica, in quanto preferiamo quelli a replica fisica, ovvero che acquistano veramente le azioni che compongono l'indice. Scartiamo inoltre quelli eccessivamente costosi, in quanto il piano di accumulo, per come è stato sviluppato, perderebbe di elasticità. Scartiamo anche quelli a distribuzione, in quanto riteniamo che abbia poco senso costruire un PAC con degli strumenti finanziari che distribuiscono i dividendi, a meno che non decidiamo in autonomia di reinvestirli in strumenti che abbiano almeno lo stesso rendimento dell'ETF. Ma per semplicità e per ridurre i costi di transazione, conviene a questo punto scegliere direttamente quelli ad accumulazione. Scartiamo infine l'ETF dell'Xtrackers, in quanto, oltre ad avere un prezzo superiore, ha un costo anno molto più alto rispetto agli altri. Oltre alle shares rimangono quindi 2 ETF che a nostro parere sono quelli più interessanti per il piano di accumulo, l'SPDR e l'IXOR. Ovviamente questo non significa che gli altri siano da scartare, semplicemente abbiamo selezionato quelli secondo noi più adatti per un piano di accumulo. Se poi siete interessati ad avere i risultati utilizzando uno degli altri ETF, non dovete fare altro che scrivercelo nei commenti o mandarci una mail e vi faremo avere i risultati. Partiamo dall'ETF della SPDR. Innanzitutto confrontiamo i rendimenti. I due ETF vengono confrontati per un periodo molto limitato, in quanto questo ETF è stato emesso nel marzo 2019. Comunque è possibile vedere come le performance siano praticamente le stesse. Per poter applicare il piano di accumulo secondo la strategia AS-PAC, il numero di quote da acquistare è calcolabile facendo semplicemente il rapporto dei prezzi tra l'iShares e questo ETF.
Quindi se l'iShares in questo momento è quotato a 76,30 €, mentre l'SPDR ha un prezzo di 27,75 €, il coefficiente moltiplicativo che ci permette di ottenere il numero di quote per l'SPDR è 2,75. I risultati arrotondati, in quanto non si possono acquistare quote frazionate dell'ETF, sono riportati in questa immagine per le tre configurazioni. Ovviamente costando meno l'ETF, il numero di quote da acquistare per copiare esattamente la strategia sono maggiori. Nulla vieta però di diminuirle o aumentarle per adattare alle vostre esigenze e alle vostre disponibilità. Fate però attenzione a non modificare eccessivamente i rapporti tra di loro, altrimenti andrete a modificare la strategia e rischierete di perdere in efficienza. Ipotizzando di avviare il PAC nel 2019, vi mostro i risultati ottenuti applicando la prima configurazione AS PAC all'ETF dell'iShares e a quello dell'SPDR. Come avete visto, i risultati sono del tutto simili, a meno di qualche minima differenza dovuta agli arrotondamenti del numero delle quote. Infine vediamo la configurazione della strategia nel caso dell'ETF della Lyxor. I ragionamenti sono gli stessi di quelli appena visti, per cui vi riporto semplicemente il confronto dei rendimenti dei due ETF, da cui troviamo conferma che le performance del piano di accumulo non cambieranno, il coefficiente moltiplicativo da utilizzare e il numero di quote da acquistare per replicare esattamente la strategia. Essendo il prezzo ancora più basso, vedete come il numero di quote sia decisamente alto. Questo è senza dubbio vantaggioso nel caso vogliate ridurre il numero di quote da acquistare ogni mese. Potete infatti dividerle per 2, per 3 o anche per 6, riducendo il capitale investito ma mantenendo sempre la stessa efficienza della strategia originale. Nulla vieta infatti di partire con un numero di quote ridotto per poi aumentarle pian piano che procedete con il piano di accumulo in funzione delle vostre disponibilità. Come sapete, per poter gestire il piano di accumulo in modo agevole, abbiamo sviluppato un file Excel di cui trovate il link al video qui in alto a destra o in descrizione. Il file è impostato per gestire il PAC con l'ETF dell'iShares, ma con semplici modifiche può ovviamente essere utilizzato anche con gli altri ETF. Senza entrare nei dettagli, in quanto c'è appunto un video dedicato all'utilizzo del file, quello che dovete fare è semplicemente inserire nel foglio MyPAC il numero di quote che desiderate acquistare in base all'ETF che volete utilizzare e la strategia che volete seguire. A questo punto non dovete fare altro che inserire i prezzi di chiusura e di acquisto dell'ETF nelle due colonne della dashboard e trovate il numero di quote da acquistare nella colonna a destra dedicata al vostro PAC. Tutto qua, come vedete è veramente semplice, ma se avete bisogno di chiarimenti noi siamo sempre a disposizione, per cui non dovete fare altro che scriverci un commento qui sotto o mandarci una mail. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che abbiate trovato le informazioni utili ed interessanti. Nei prossimi video continueremo ad investigare le performance della strategia sviluppata per il PAC utilizzando anche altri ETF tipicamente utilizzati per i piani di accumulo. In particolare nella lista al momento ho inserito l'MSCI All Country World, l'MSCI World Momentum Index, l'MSCI Emerging Market Index, gli ETF della Vanguard Life Strategy che bilanciano secondo diverse percentuali una componente azionaria ed una obbligazionaria e l'ETF della Xtrackers Portfolio che ha una quota azionaria e obbligazionaria variabile. Se avete qualche altro suggerimento o siete particolarmente interessati ad uno di quelli riportati in elenco, scrivetecelo nei commenti e gli daremo la precedenza. Se il video vi è piaciuto ed avete trovato le informazioni interessanti, come sempre vi chiedo di mettere un bel like qui sotto e di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!